bentornati su Broken Metal, la rubrica di Broken Stories dove il sottoscritto Flavio Torisi e Alberto Costa vi parlano di metal. Sotto diverse sfumature, in diversi modi, ma qualcosa troviamo sempre. Troviamo sempre. Come sapete io sono un po', soprattutto in alcuni sottogeneri specifici, più estremi, un po' un turista, mentre lui è il nostro barbero del black metal in assoluto. In assoluto, perché... Beh, nel resto un po' meno, però. Io non voglio dare idee strane. Sì, non è proprio, come dire, non è il barbero di tutto il metal, si è specializzato in particolare Si chiamano fisse, sai quando... sì, si chiamano fisse e si chiamano anche culti. E quindi grazie come sempre a tutti voi perché avete finora apprezzato le nostre sortite in questi territori oscuri. E oggi... anzi, ci avete chiesto fatene di più perché qualcuno che ha aspettato un mese e mezzo si è lamentato. Sì, certo. Questo è molto lusinghiero, bisogna dire che è una cosa meravigliosa. C'era scritto non osate mai più farci aspettare. Sì, qualcuno ci ha proprio bacchettato come degli stronzi. E un po' ce lo siamo meritati. Un po' sì, però come sapete ci sono stati diversi, insomma, impedimenti anche di natura chirurgica. Fa caldo. Ah, no. Di natura fa caldo e di natura chirurgica. Però eccoci qua, siamo tornati, siamo insieme, non a distanza, per parlarvi di un tema che è molto connesso a Broken Stories. Praticamente è tutto il canale che va insieme, si incastra. Sì, è il canale che si avvita su se stesso e si bacia da solo, praticamente. Sì, è tipo un uroboro. E si limona. Diciamola bene, un uroboro come quello... Esatto, quello lì, il serpente che anche Snake del Nokia 3310 quando perdi. Si mangia il codato. Non ho presente. Il serpentello del gioco. Ma non ci ho giocato, che devo fare? Perdonatelo. Lo so. Allora, io ho visto nascere i videogiochi, attenzione, io ho visto Pong, io l'ho visto per la prima volta negli anni 70 su un televisore in bianco e nero, faceva così. E io ero un bambino con gli occhioni sgranati, ma vabbè, questo è un altro discorso. Ora, perché diciamo che l'Uroboro si sta baciando se stesso? Perché qui oggi parliamo di metal e di libri e di lettura, anzi letteratura, letteratura e sì, no, anche sì, no, ma quello dopo. Oggi adesso il video che stiamo realizzando, no. Tu unisci letteratura leggendo questa roba qui sì, con il metal. Sì, perché il punto di oggi è quali dischi vi potremmo consigliare da mettere in sottofondo mentre leggete una bella storia. Quasi al 100%, diciamo 90% fantasy, però con qualche deriva. Anche un po' horror. Anche un po' horror weird, eccetera. Sì, con la fantascienza un po' meno. Con la fantascienza... Ci ho provato, però non è difficile. È più difficile. Per noi almeno. Allora, il punto però è, mentre uno legge un bel fantasy, un bel horror, un bel weird, un bel quel che vuole, in sottofondo ci si può mettere del metal anche pesante? Io dico di sì, ad una condizione però. Uno dei due, o il libro o il disco che hai messo in sottofondo, devi già conoscerlo. Ah, ok, quindi o è una rilettura, esatto, o è un riascolto. Sì, perché dare al tuo cervello due impegni pesanti, diciamo, come una nuova lettura e un nuovo disco e avere la presunzione di capire entrambi, non si può fare, almeno non nel modo in cui opera letteraria e opera musicale meritano. Sì, sono d'accordo, penso che dipenda sempre da persona a persona. Secondo me c'è chi quando legge non può sopportare neanche una mosca che ronzi, o il vicino di casa che accenda nell'appartamento accanto un disco magari anche a volume bassissimo. C'è chi non ce la fa. Non sopporta, certo. Però se invece hai un po' di tolleranza, io per esempio vi posso dire che col tempo ci ho preso gusto ad avere musica in sottofondo mentre leggo. Dipende dalla persona ed anche da un'altra cosa. Io l'ho sempre usata tanta musica anche estrema durante lo studio, che è un po' diverso però, perché non è un piacere ma è un dovere, diciamo, e la musica magari ti aiuta a non distrarti troppo. Questo... In quel senso lì fa da collante tra
quello che stai leggendo, che potrebbe anche non piacerti, però comunque hai un qualcosa che ti aiuta a rimanere lì e non vagare Sì, troppo. perché la musica può creare una specie di bolla, Sì, quello. in Ti trovi cui... in una bolla dove stai comunque bene. Sì, ma per esempio se sei in un'aula studi, anche all'università o altrove, no? In una biblioteca dove stai leggendo, se ti metti le tue cuffiette, ascolti la tua musica, Sì, di ci solito sta. si sta benissimo. Diteci voi come ve la vivete, no? Questa faccenda, sempre che siate lettori E e ascoltatori. ascoltatori allo stesso tempo. Spesso sì. Cioè, nel giro del metal estremo, molte delle persone che ho conosciuto io, fantasy, ma anche non. Cioè, anche letture di ogni tipo, da Ma certo, Pasolini ma certo, a René Guénon. Cioè, certo, certo, certo. Ma molti fantasy horror, ho notato questo. beh, certo, anche perché ci sono dei legami indissolubili tra molti dischi e delle saghe fantasy. Assolutamente. Saghe fantasy, così come immaginario macabro, insomma, lo sapete benissimo, lo sapete Sì, ne benissimo. abbiamo già parlato nel primissimo video che Sì, sì, abbiamo sì. fatto. Poi vale sempre la pena di approfondire, per carità, però oggi il tema è questo. Che cosa ascolti mentre leggi un bel romanzo fantasy, horror, weird, eccetera. Ok? Con Noi vi proponiamo la nostra Sì, che non è neanche una scaletta. classifica, sì, una È scaletta. una Scaletta. Stavo scaletta. per dire classifica, ma non è vero, No, perché è una non... scaletta del tutto arbitraria che tra l'altro può cambiare di giorno in giorno, perché anche poi di ora in ora, sì, perché dipende. magari io, per esempio, volevo portarti il primo dei Tarzan de Morta, ma non l'ho Il trovato. primo day? Tarzan de Morta. Ok, no, io non... Lo cercavo nel davanzale, nello scaffale, non c'è. vabbè, capita. Devo Allora, metterci i chip che quando li perdi suonano pip, 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 sì, come si chiamano? RD? Sì, c'era una quelli lì, tecnologia, sì. quelli. Ok. Sì, tu che hai più di 1000 album, secondo me 1263. dovresti cominciare a pensarci seriamente. No, cazzo, devo portare quel disco a Flavio. Eh, Mi chiudo in camera mezz'ora, entra mia madre. È l'1:30, cosa cazzo ci fai qua? Sto ancora cercando i dischi. è così che va. E, però oggi noi vi proponiamo la nostra selezione, in cui abbiamo cominciato da 5 lui, giusto? E 5 io, perché oggi mi lancio anche io, ok? Io ho una collezione decisamente inferiore alla sua, però sicuramente ascolto tanta musica mentre leggo. Volevo dire che dipende anche da un altro fattore, non è solo individuale, soggettivo, eccetera, dipende anche dal libro, secondo me. Sì. Perché ci sono libri che si prestano molto a una lettura, come dire, non troppo focalizzata, cioè leggi, il libro si legge da solo, oppure è un libro che richiama atmosfere che ti piace sottolineare, marcare con la musica, oppure ci sono dei libri che hanno anche un linguaggio così sonoro che proprio non hai bisogno di altra Ah, musica, certo. perché la musica è lì, è nelle Pensavo parole. dicessi ci sono dei libri di merda dove la musica è l'unica cosa bella che, E che beh, sì, c'era. poi ci sono i libri di merda che, vabbè, cerchi di salvare con una bella musica in sottofondo, però è un... Difficilmente la colonna sonora salva il film. esatto, esatto, esatto. Ok, quindi partiamo con mostrarvi questi dischi e vi sproniamo naturalmente poi nei commenti a darci la vostra lista, perché anche a noi interessa approfondire ed esplorare. Allora, io faccio partire te invece. So Fai che partire stavi me? aspettando adesso. Va bene, Cioè va no, bene, va bene. cambiamo. Allora, io quando leggo un fantasy in particolare, soprattutto un fantasy di matrice medievaleggiante, tolkieniana, quindi non urban fantasy, è un fantasy dove i boschi abbondano, dove la natura è regina, è sovrana. Ecco allora che mi piace avere per le mani dei dischi che evochino quelle atmosfere così silvestri, silvane. E quindi il primo che vi chiamo in causa è questo qui, un album di black metal ucraino dei piuttosto noti Drutk. È un album del 2009 pubblicato da Season of Mist e si intitola Autumn Aurora. È uno di quegli album che più di qualunque altro secondo me riesce a evocare l'atmosfera così proprio del bosco, in questo caso in autunno. Vi faccio vedere che anche il CD è molto carino, molto curato.
Molto boscoso anche molto lui. boscoso. Guardate che bello. Questo è il booklet. Ecco, questo proprio ti evoca l'autunno nei boschi in una maniera davvero molto ispirata. Come vedete non ci sono i testi. Da very true. Da very true. Tra l'altro, sì, no, sono in inglese. Tutti in inglese probabilmente. Qualche volta Sul invece primo, i Trutk sono in... Forgotten Legends, che dovrebbe essere il loro primo... la loro prima opera, c'era qualcosa scritta in lingua. in ucraino, sì, ma anche in quello sui pozzi, Duels. Come si Quello chiama? sui pozzi, Sì, sì. come si chiama? Poison in the Wells, una cosa del genere. Quello lì è uscito, mi sembra, adesso non vorrei dire una balla, sia in versione internazionale che in versione completamente in ucraino. Ah, ok, va bene. Tra l'altro, incidentalmente ricordiamo che il batterista è morto, se non sbaglio, quest'anno sul fronte ucraino. Terribile. Comunque, questo è un album molto evocativo, molto d'atmosfera. I suoni di chitarra mi piacciono tantissimo, sono taglienti, ma anche molto. Come si potrebbero definire? Quasi Adesso impalpabili. non lo ricordo con perfezione, ma dovrebbe essere la stessa distorsione che aveva Quarton sui dischi un po' più Viking. Può darsi, può darsi. Quel richiamo. Verte molto sugli acuti. Comunque, vabbè, non voglio entrare in tecnicalità di cui non sono padrone. Questo album io lo adoro. Ci sono dei pezzi che proprio mi portano in un territorio totalmente fantasy. A maggior ragione se sto leggendo un libro di quel genere. Questo è il mio primo. E io in realtà non so con cosa lanciarmi, però qui ne ho uno Mm. che forse è quello che appena Flavio ha detto: per leggere libri fantasy cosa porteresti? Questo. Ah, posso? Urfaust, The Constellatory Practice, Van Records, il terzultimo album degli Urfaust, dovrebbe essere del 2017. Ok, di dove sono questi Questi Urfaust tedeschi? sono olandesi. Anche loro, sì? Sì, hanno questo modo di suonare che è molto... Allora, loro, come i Dead Can Dance, si sono Addirittura. inventati una lingua che non esiste. Ah, Loro difficilmente hanno dei testi comprensibili all'umano. Dicono che sono comprensibili quando sei sotto un pesante effetto di alcol. che non è una cosa proprio da consigliare No, no, loro ai kids, come dicevamo una volta. con il loro penultimo disco, prima di quello d'addio, ti davano anche la bottiglia di gin. Ok. Bevi questo e ascolta. Vabbè, ok. Quindi E, atmosfere rarefatte anche qui? no, O... in realtà questo qui l'ho portato perché proprio ricrea delle atmosfere o da monastero, tipo da castello, Mm. oppure proprio da viaggione, miniere di Moria, Ah, oscuro, un po' chiuso, però mai claustrofobico. ok. Più mi infilo in un sotterraneo e mi ritrovo in un ipogeo magnifico, enorme. Ok, quindi sì, un po' spettrale, un Sì, però po' mai cattivo. Cioè, ctonio. e c'è un pezzo che è Trail of Conscience of the Dead, dove c'è addirittura l'ingresso di un violino. E quello, secondo me, è proprio il momento in cui, se tu stai leggendo un fantasy in una scena post battaglia, beh, l'eroe che ha vinto e si allontana dal campo con i violini degli Urfaust in sottofondo è una scena da film. Bello, È bello. proprio... Ok, gli darò un ascolto sicuramente. E guarda, stando sugli Orfaust, io ti dico questo se leggi, Mhm. ma se vuoi ascoltarli e capire come funzionano, il loro terzo album, Ok. che è dei Free Village Vetler, Che cacchio. che non so che cazzo voglia dire. Cioè, questo è in olandese, il titolo. Penso sia tedesco, però Comunque è Ritual Music for the True Clochard. perché devi essere bevuto. Quando ascolti gli Orfaust, tu devi aver bevuto. Prendi sul vinile, che è anche color vino. No, è rosso. Ok, è rosso. Bella, bella edizione. Copertina, non è la copertina originale è grigia, però siccome hanno fatto la ristampa col vinile rosso, ti hanno fatto anche color vinaccia Benissimo, la bello, copertina. molto bello. Qui
esce fuori proprio il true music for true clochard. Cioè, musica metal non troppo estrema, tranne delle volte in cui il tipo impazzisce, urla e c'è il blast beat sotto, ma non è... Sì, ma infatti ho iniziato ad ascoltarlo e se non ricordo male non è neanche troppo veloce. No, perché sennò da ubriaco come ci stai dietro? Non lo so. Eh, Però il clochard no, non è detto che sia per forza ubriaco. Potrebbe anche il essere... loro sì. Il loro sì. Il loro sì. E comunque questo è forse il più bello degli Faust. Anche se il più famoso è il primo, perché ha Drudenfuss, cioè la Che danza non del hanno niente a che capro. vedere con i Judah Faust, che sono invece Che un sono gruppo piemontesi. Che piemontese sono... di tutt'altra matrice, diciamo. Ok, va bene. E niente, scusate l'excursus puramente Adesso musicale. tocca a me, tocca a me. Di nuovo per portarvi invece in un territorio di orrore cosmico. Mm. Se leggete Lovecraft, se leggete, che ne so, anche... Oh, sì, ma sì. Se leggete questi qui, se leggete un autore più recente, come... Ma non mi viene... In questo momento c'è un buco assoluto, scusatemi. Ecco, Ramsey Campbell, ecco, nelle sue escursioni più Lovecraftiane, io vi consiglio questo album qua. Allora, devo leggerlo perché si intitola Frozen Light of Eternal Darkness, che non so se mi spiego. Copertina, secondo me, che già richiama un po' di Lovecraft, comunque i grandi antichi, Sì. presenze sospese nel nulla cosmico. Eccolo qui. E la musica più o meno rimane su quella... Non c'è dentro perché lo stavo ascoltando prima. Comunque questo è il booklet, eccolo qua, che non è un booklet, ma è semplicemente il box, il Digipack. Digipack. E allora, questo è un duo, da una parte americano, dall'altro mi pare svizzero, Sì. di questi tizi che sono molto in gamba nel causarti quei brividi di terrore cosmico, perché ti portano con questo black ambientale, direi, atmosferico. Ti portano in, insomma, altissime sfere della dispersione della coscienza cosmica nell'universo più ostile che possa esistere. Però con questi suoni che sono lì, sospesi, no? Molto rarefatti, c'è poco cantato e molta musica, questo è quasi tutto strumentale. Come il disco degli Faust che abbiamo... È molto ipnotico, dopo un po' non capisci più un cazzo, ti devi lasciare andare, è lunghissimo, non finisce mai, sembra proprio come l'espansione dell'universo, non finisce. Questo album è lunghissimo, ma merita proprio perché si accompagna benissimo con le letture di ritmi molto ponderati. Non è che quello svizzero era Eric Zahn? No, non è lui, ma comunque ritmi molto tranquilli, ponderati di questa musica che si dilata nell'universo, una roba assolutamente di nicchia che però si accompagna benissimo a quelle atmosfere. E Tra l'altro Avantgarde Music, quindi forse hanno fatto già un passettino in più. Sì, no, ma è una bella band, assolutamente. L'unica cosa che mi sento un po' di È lungo. deprecare è che fanno uso della drum machine in questo album. Cioè, ci sono qua, adesso parli di drum machine, ci sono qua degli eroi del metal. Vai. Ma anche infatti depreco anche loro. Ma deprecare loro, io smetto di collaborare, me ne vado. Ma è così, ma la drum machine per uno che insomma adora la batteria è allora, ovviamente questi qua nascono. Sì, ma perché tu tutte le due, sempre due ne mostri? Io una, tu due? Com'è sta storia? Perché ne ho portati un casino, fammi avevano detto 5 e 5, vabbè. Ok, dai. Allora, Summoning, Minas Morgul, forse l'abbiamo anche già portato. Mi faccio alfiere di che mostro le copertine. Allora, questi qua sono austriaci, vero? Austriaci sono appunto gli alfieri del Tolkien black metal, cioè l'hanno un po' coniato loro. L'hanno un po' coniato loro, esatto. Per quanto il black metal da subito abbia avuto Tolkien come grande ispiratore, a partire da quello là che non si può nominare. Sì. I Summoning arrivano leggermente dopo. Questo disco è del 95, del secondo. Minas Morgul, non so se mi spiego. E i nomi te lo dicono già, ma anche Stronghold, cioè questa qui dovrebbe essere... Dillo bene perché sembra una parolaccia, se no Stronghold, fortezza. Non Stronghold. Sì. Questo album si intitola Strongo, mi pare bello. Cioè, questa qui mi pare dovrebbe essere addirittura la città di Gondolin di Tolkien. Sì, può essere. Io non è che sia questo esegeta tolkieniano. Allora, i Summoning in realtà non
non so se hanno ancora bisogno di presentazioni, ma io le faccio lo stesso. Piacere, Summoning. Allora, guardate che bello. Allora, Summoning sono questi due signori qua, Signori, mi sembrano Protector e Silenius, uh-huh. che hanno voluto esprimere il loro grande amore per le opere di Tolkien mettendole in musica estrema. Sì. E loro fanno un enorme uso di tastiera, usano una drum machine da sempre, sì, voci distorte. Evocano atmosfere decisamente rarefatte, sospese, affascinanti, però c'è tanta elettronica, sì, questo bisogna dire. Sì, certo, l'elettronica è quasi pari alla parte metal. Allora, Stronghold è l'ultimo in cui c'è un massiccio uso di chitarra. L'ultimo. Dopo diventa sempre più centrato il loro suono sulla tastiera, mentre invece nei dischi tra il 94 e questo qui che è del Trolliamo. 2001. Questo qui è del 99. Napalm Records. Quando faceva ancora cose belle. Una crociata contro Napalm Records. Va bene, vai, prego. Fino a qua usavano chitarre usavano cioè era sempre proprio, col buon tempo. Era metal. Sempre col buon tempo. Sempre col buon tempo. Quello era il strumento numero uno. Sì. Però da qua in avanti sembra quasi solo più voce, sintetizzatore, effetti e, sì, in un certo senso diventano un po' dungeon synth. Sì, però cantato. Sì. Nel senso, ci sono un paio di dischi anche dopo Stronghold che non sono dungeon synth, sono dischi, ma non sono neanche quasi più black metal. Se tu togliessi lo scream nella voce di Silenius o di Protector, non avresti più niente di black metal. Cioè, quello è il tratto che gli rimane. È andata così, un po' come per gli Ulver. Ma va bene, nel senso, a differenza degli Ulver, comunque hanno continuato su una strada. Sì, cioè, certo. lo vedi decrescere l'uso della strumentazione puramente metal da Lugburz, che è il primo, fino a qua. Qua sono ancora belle presenti, ci sono dei pezzi come Long Lost to Where No Pathway Goes e Like Some Snow White Marble Eyes. Scrivete tutto, parola per parola, mi raccomando. Dove li senti ancora molto bene le strumentazioni classiche del metal, e sono i due pezzi secondo me più belli. Poi dopo, da qui in avanti, nonostante Let the Mortal Heroes Sing Your Fame sia uno dei più belli della loro carriera, però già perde un po' di componente metal nei Summoning. Quello che invece si accresce è la parte di atmosfera e di capacità di creare appunto soundscapes. Un po' di dipingere, no? Di dipingere, esatto. Di dipingere col suono, e quindi se tu stai leggendo con sotto i Summoning da Stronghold in avanti, tu leggi, immagini, hai un film, perché loro ti fanno da colonna sonora. A volte mi chiedo se però questi soundscape non siano eccessivamente fuorvianti per chi legge, perché il libro ti sta fornendo un paesaggio, no? Con le descrizioni. Intanto questi fanno lo stesso, però altrove. Allora, secondo me la cosa migliore che a volte mi succede, adesso faccio un po' fatica ultimamente a leggere e ascoltare musica, perché sarebbe una cosa bellissima poterlo fare contemporaneamente, ma quando le due cose si incontrano, cioè l'idea che ti dà il libro e l'idea che ti dà la musica, è roba da brividi. A me è capitato mi è capitato con un disco ambient di Martyria mentre leggevo Clark Ashton Smith. Martyria fanno ambient tema desertico, tipo Mediterraneo antico, antica Grecia, Roma, quella roba lì, e Smith mi raccontava di questa carovana di mercanti decimata dal caldo e dalla carestia. Quindi c'è stata una sinergia perfetta, casuale, ma perfetto. Certo. Ok, con i Summoning siamo quindi entrati fino al cappello. Cioè, qui ti dicono che sia tolkieniano, ma in realtà va bene per tutti. Sì, va bene, certo. Tolkieniano poi vuol dire anche che
tanti altri scrittori sono tolkieniani, derivano poi Gabriel la loro Kane. ispirazione, per esempio Stephen Donaldson. Allora, quindi io adesso ti rilancio un'altra band tolkieniana, non estrema, non solo estrema, anche se bisogna dire la verità, i Battle Lore. E io qua ho portato Sword Song, che è il loro album migliore, a detta di tutti e per quel che ho sentito anche a detta mia. Io alzo le mani perché... Allora, questi non sono, sono finlandesi, sono un gruppo finnico che si avvale di quella formula che un po' viene chiamata Beauty and the Beast. Cioè una bella ragazza con una voce delicata che canta contrapposta a un altro cantante maschio che invece fa growl, fa scream. Diciamo che scuola Nightwish. Sì, Perché sì. Però loro Nightwish sono... Hotter than the Mortal. Loro però sono decisamente, essendo finlandesi, portano nelle loro composizioni più black, più death, e poi quella particolare, quando i pezzi sono particolarmente riusciti, quella particolare malinconia, se volete, no? Uggiosità tipica dei finlandesi. Io questo album lo apprezzo moltissimo, in particolare la canzone di apertura, che è Sons of Riddermark, che è una figata, è proprio una... no, veramente. È l'inno della nazionale di Rohan. È bellissimo, è bellissimo. Quando il Rohan calcio entra in campo. Suona. Sì, esatto, è una cosa del genere. No, hanno prodotto poi diversi altri album, questo qui risale non mi ricordo, al 2003, è il secondo, mi pare. Merita. Quello è Smaug. Questo è, guardate, allora, vi faccio vedere come è fatto il Digipack. Allora, qua c'è l'albettino, qui c'è Smaug. Qui abbiamo tutta una serie di foto raccapriccianti, perché è molto kitsch, dei protagonisti, dei musicisti che sono veramente buoni soltanto per la corrida in queste foto. Perché sì, dai, diciamo, ma disarmati. Diciamo la verità, è una cosa un po' così, un po' cheap. Questa non è una grande band, questo è un po' un mio guilty pleasure. È un mio feticcio, sì, perché mi hanno colpito. Guardate questo derelittissimo Gollum. Loro suonano spesso anche in eventi tolkieniani e comunque registro il fatto che almeno ai tempi di questo album, comunque se si può ancora dire, la cantante è una figa pazzesca. Bisogna proprio dire, se si può dire, è bellissima, non ha una voce che ti fa gridare al miracolo, non stiamo parlando dei Nightwish. Se no, che cazzo di cosplay di Galadriel? Sì, però non so, l'insieme, devo dire, comunque messa in sottofondo, io lo apprezzo molto. Poi fate voi, mi potete anche insultare, no? Lo so che non vi ho portato proprio il massimo, però nell'ambito del cosplayer tolkieniano, un po' di fortuna, un po' così raffazzonato, ma con dei pezzi molto ispirati, e comunque questi vanno avanti da anni, sempre sì. Hanno fatto diversi album, non so se vanno avanti ancora. Il loro seguito comunque ce l'hanno, non è una band. E a me queste realtà un po' carnevalesche, cioè questo wrestling della musica, perché sono mi piace, nel metal mi è sempre piaciuto questo parallelo. Questa parte della gimmick dell'elfo, proprio di essere quasi lì per vergognarti della band, che è quasi cringe, ma si ferma un attimo prima. Ecco. A parte, allora, questi non sono i Demons and Wizards. Non so se criticare prima il tuo uso della parola cringe o il fatto che è un altro disco della Napalm Records. Vabbè, cringe, imbarazzo. Sì, no, vabbè, ma io sono anche true su quello. No, non è vero. Ma loro comunque il loro seguito ce l'hanno e non sono, cioè, per quanto appunto carnevaleschi, un po' così ragazzi, probabilmente anche loro si prendono per il culo. Ma scusate, noi però da lì ci siamo fatti andare bene i Manowar. Ci siamo fatti andare bene i Manowar. E allora non rompete le palle, i Battle Lore valgono massimo. Poi ho pensato l'apice del suono, ma mi prendo per il culo, sono i Nanowar. Sì, però loro non si prendono per il culo. Loro... Beh, oddio, in quelle foto lì un po' sì. Loro omaggiano. In quelle foto lì un po' sì. Ma non lo so. Deve esserci dell'autoironia. Secondo me gli sono riuscite un po' male. Comunque,
Perché, guardate, potevamo anche portare ne so, Battle Hymns dei Manowar, potevamo portarlo. Io me lo sono riascoltato anche di recente, no? Per capire Potevo se... portare Blood on Ice dei Bathory. Però per leggere, secondo me, no. È un po' troppo... Te la racconta lui la storia. Sì, ma poi ha dei suoni veramente troppo ferrosi. Dovevano essere maci, capito? Dovevano essere maci. Però, se vi fanno ridere i Battlelore, lecitissimo, ma anche i Manowar, voglio dire. Dai, su. Ricordati Into Glory Ride con i mutandoni da Conan il Barbaro. Dai, su. Allora. Però vedi, già lì c'era un'altra connessione, i mutandoni di Moorcock. I mutandoni, allora, i Manowar hanno avuto la fortuna di uscire nell'83, mi pare, con Battle Hymns, 82-83. Nell'82 era uscito il film di John Milius, Conan il Barbaro, e l'eco di quel film ancora risuonava nell'eternità degli anni 80. E loro, con quella estetica, hanno goduto del riverbero. Ma era quello di Arnold? Sì, certo. Io c'ero. Ok, comunque avrei potuto portare anche un album di Dio, no? Ronnie James. Perché... Cioè l'unico che vale la pena voler bene. Gli vogliamo sempre bene nell'eterno dell'eternità, perché comunque anche lui è sempre stato un lettore fantasy, ma anche un cantore, no? Un bardo fantasy. Lui è riuscito, mentre i Manowar facevano i maci, grazie che hai tirato fuori prima i Manowar e poi Ronnie James, sì. Lui è riuscito a essere dannatamente metal parlandoti di arcobaleni, magia, sì, ma elfi, draghetti, ma non era c'è un mai... po' meno Sword and Sorcery, un po' meno non c'è mai cattiveria nelle canzoni di Ronnie James Dio, cioè certo. È proprio spiegarti come funziona il mondo fantastico e ricordarti che nell'oscurità c'è l'arcobaleno. Sì, ma lui era più il folletto del fantasy, no? Del metal. L'hanno chiamato così. Comunque sì, si poteva portare un album di Dio. Però anche lui, secondo me, no, perché comunque Dio ti racconta... Dio racconta le storie. Quindi dovresti ascoltare Dio. Ascoltate Dio, che fa bene. Ronnie James, però. Ronnie James. Vabbè. Quindi... Va bene, passiamo ad altro. Sì, ci stiamo attardando, scusateci. Allora, io rimango sempre in tema foreste, chitarre e atmosfere. La foresta ce vo là. Foreste, chitarre e atmosfere di un certo Questo spessore. mi piace tantissimissimo. Vai. Allora, Northern Silence è un'etichetta che vive di atmospheric black metal alla Summoning. Ma questo è meglio. Allora, non so quanti tra di voi adesso etichetteranno questa come bestemmia, ma io non posso bipparla. Lo so. Northern Silence, che è un'etichetta che si è votata all'atmospheric black metal con tematiche di un certo tipo, con, come dicevamo prima, soundscape di un certo tipo, ha fatto la fortuna quando ha tirato fuori questo. Garlovride Aishen Eidolon. Di che anno è? 2014. Quindi abbastanza recente. Metà anni. C'ha questa copertina meravigliosa che è da appendere. Sì, è un quadro. Io lo vorrei appendere in casa mia. Me lo regali, lo appendo lì. Solo la copertina. Sì. Adesso che stiamo quasi a settembre, cioè quando cominci a vedere questa cosa qui fuori dalla finestra, ti metti uno di questi 4 pezzi di 16 minuti. Belli. Sono più no, di 4, ma tra l'altro però... questo è un altro di quel black metal abbordabile anche da chi non l'ascolta di solito. Sì, anche perché il genio, perché di questo si tratta, è riuscito a trovare dei riff, dei giri di chitarra, dei modi di cantare, non dico orecchiabili, perché non stai sentendo i Sisters of Mercy o reggaeton, comunque stai sentendo black metal, però è un black metal che ti rimane in testa, che tu dici, io mi sono canticchiato Stone of Remembrance quando ho ripreso il vinile 2 anni fa, che l'hanno ristampato, per 3 giorni, finché non l'ho rimessa su e me la sono riascoltata e me la sono goduta, perché ti rimangono, cioè sono fatte talmente bene che ti rimangono dentro e cioè non ti vuole lasciare delle cicatrici questo disco. Mentre tu leggi, lui ti fa vedere il film di nuovo, di nuovo lì, cioè tu hai le parole, il libro ti restituisce delle immagini, la musica le condisce. Certo. Ci ricama sopra quello che tu non riesci a... E poi crea sempre quella bolla dove nessuno vi può distrarre. Ah no, infatti io delle volte quando riuscivo a fare la lettura con musica,
chiuso in camera, in stanzetta, così, quando qualcuno apriva la porta mi prendevo degli spaventi. Beh, anche io mi prenderei degli spaventi terribili, anche perché vivo da solo. Quindi... Lì, quello sarebbe un problema, sì. Ora ve lo posso raccontare. Quest'estate c'è stato un intruso a casa mia. Sì. Non io. No, di notte qualcuno si è introdotto in casa, o meglio, nell'esterno della casa. Il mio cane ha iniziato ad agitarsi, abbaiava, siamo usciti fuori. Io avevo la mia torcia frontale che uso per portare il cane in giardino a urinare e abbiamo beccato uno che era lì e l'abbiamo inseguito. Peccato che in quel momento non avessi con me i Manowar, perché ci sarebbero stati benissimo. Comunque l'abbiamo messo in fuga. Chiusa la parentesi. Immagino con inni al cielo al crepuscolo. No, quello è sugli Emperor. Quindi sì, insomma. Vabbè, aperta una parentesi giusto per raccontarvi qualcosa di personale. No, ma potevi metterci Gallopra di sottofondo, diventava un film fighissimo. Non ho avuto il tempo. Così. Dovevi andare a prendere il vinile. Esatto. Fermo lì, resta un attimo lì, che poi non è il caso. Va bene. Però brava Freccia, dov'è Freccia? Freccia mitica, perché senza di lei non ce ne saremmo accorti, chissà. Allora, adesso tocca di nuovo a me. Tocca a me. E non so quale dei due. Allora, dai. Dipende se vuoi stare più o meno sulla stessa scia o no. Voglio chiudere con quello che secondo me... Ok. Vabbè, adesso continuo con questo. Attenzione, siamo di nuovo in Finlandia e qui di black metal ce n'è parecchio, nel cantato, in alcune ritmiche, blast beat a go-go, sì, e si tratta di questa edizione, secondo me molto bella, di Wintersun, The Forest Seasons, che è, e quest'opera anche molto criticata. Ma perché è quella che ci ha messo 20 anni a farla uscire? Allora, intanto io devo dire che non tutti i pezzi sono il massimo, però ce n'è uno che secondo me è uno dei pezzi più belli della storia della musica rock in generale, ma proprio tutta, cioè da prima dei Beatles a oggi. Okay? Da Bob Dylan all'altro ieri. Questo è un album che racconta le 4 stagioni, ispirandosi vagamente a Vivaldi, vabbè, ok? Quindi ci sono tutte le stagioni, anche qui un booklet decisamente kitsch. Ah sì? Sì, non l'ho visto. Aspetta, allora faccio vedere. Ok. Ecco qua, vi mostro queste immagini, questi Photoshop veramente imbarazzanti, però vabbè, però ma secondo me questa specie di questo è bellissimo. Guarda, questa è il massimo. Allora, lui è Jari non so dirlo. Jari Maempa. Maempa con le A però con i pallini sopra. Lui è il compositore, fa tutto lui. Okay? Lui è stato uno dei membri fondatori degli Ensiferum, molto più conosciuti. Sì. Cioè. Secondo me lui è veramente una mente geniale, compositiva, geniale. Poi vabbè, un chitarrista della... Poi si è un po' perso in cose sue, però vabbè. Sì, però cioè, ha tirato fuori Winter in questo album, già solo Winter. Se voi vi mettete a ripetizione Winter, tra parentesi Loneliness, e leggete, anzi Loneliness tra parentesi Winter, scusatemi, che è presente sia in versione normale che in versione acustica, voi vi perdete. Quanto dura? Sui 12 minuti. Che 12 minuti in acustico è lunga, 8 però. Minuti circa acustica e 12-13 versione normale. Guardate, è una delle canzoni più accorate. Lui canta non tutto in growling, voce quasi pulita in questo pezzo. Vi dico una cosa di cui mi potrei anche un po' così vergognare, mi imbarazza un po', ma se io l'ascolto, quando ascolto quel pezzo, è difficile che riesca ad arrivare proprio a leggere tutto, perché mi fa sempre piangere come un vitello. È un capolavoro scritto poco dopo che lui perse suo padre. Il testo è una cosa, descrive perfettamente la sensazione di essere soli in inverno e non vedere più proprio la luce del sole. Poi comunque loro non la vedono davvero. No, sì, esatto, sia in chiave figurata che in realtà, nella realtà. Penso sia un pezzo, uno dei miei preferiti di sempre. Sono contentissimo di averlo scoperto in tempi recenti. È una canzone da ascoltare da soli, perché vi metterete a piangere.
è sicuro, se poi leggete i testi, proprio come fontane. Però musicalmente poi è arrangiamento bellissimo e tutto. Perfetto, per leggere almeno fino a un certo punto finché non ti si Poi arriva legge. Winter, chiudi il libro, Sì. piangi e poi lo riapri. Tra l'altro però la cosa anche molto da lettori di questa edizione è che è presente un secondo CD, cioè lo stesso album ma solo strumentale. Così Proprio per... vi distraete meno anche leggendo. A me piacciono i Wintersun, poi sono molto stati criticati per questo album perché il frontman, insomma lui, Mr. Wintersun, lanciò per realizzarlo la un campagna di crowdfunding dove chiedeva soldi per creare proprio uno studio di registrazione adatto a questo progetto, quindi non solo per l'album. E poi però come insomma premio forniva l'album, se ho capito bene, in versione digitale, cioè non fisico. Quindi non ti dava un cazzo. E non ti dava un cazzo, quindi una cosa un po' opinabile, ma d'altro canto non l'avevo mai nascosto. Crowdfunding, che ricordo, è stato inventato nel campo discografico, ma forse in assoluto, da un'altra band, da un'altra rock band che risponde al nome di Marillion. Oh già. Quindi per me ci sta che un autore dica pagate, io poi vi do l'album, però mi devi dare l'album fisico, dai, sì, mi mandi almeno il disco e a magari casa. non volere i soldi per farti lo studio, perché Se non puoi farti lo studio non lo fai. comunque lui Yari ha ottenuto un fracco di soldi a testimonianza, a riprova del fatto che è un musicista forse criticato ma anche molto apprezzato. Ma perché comunque quello che i Winterson avevano fatto prima di quel disco lì aveva avuto un successo abbastanza... Cazzo, è bellissimo. Un successo abbastanza È forte. Ma io ti dico, a me personalmente non hanno mai detto un cazzo. Lo so, ti deve piacere un po' Però- quell'afflato epico, quello shredding anche Però della chitarra. so che negli anni in cui io incominciavo ad affacciarmi sul death, il black, così, i Winterson erano tipo divinità. Ma secondo me Per chi è questione di gusto, ma si meritano grande rispetto. Tra l'altro lui come suona e come canta è roba rara, Sì, no, ma su quello solo non ha incrociato proprio il mio... Per dire, quando suonava negli Ensiferum lo ascoltavo di più. Sì, certo. Immagino che fossero una band un po' più marcia. Un po' No, facevano invece folk Ah. metal con un po' di Viking. Ah, ok. Non lo sapevo. Vabbè, questa è la mia... Sono quelli da sagra. Sì, Folk ok, metal ho da capito. sagra. No, questi sono anche da ascolto, te li puoi mettere in sottofondo, però poi mettiteli in sottofondo dopo averlo ascoltato un po' di volte, perché richiede attenzione a 100.000 dettagli nell'arrangiamento, nell'esecuzione. Quando io mi sono avvicinato al metal estremo, era il 2013-2014, c'erano due gruppi che andavano di brutto, grazie anche a quello che era il Fosk Fest che facevano vicino a Bergamo. Ed era allora, in realtà tutto il filone folk, Viking andava da Dio. E c'erano due nomi, c'erano gli Ensiferum e c'erano gli Amon Amarth. Ah, va bene, sì. Ok? Come chiamo io la mitologia norrena d'Austeria. Adesso, però, in origine gli Amon Amarth, insomma, dai. E quindi forse anche per quello che lui non l'ho mai approfondito, perché per me la sua prima band, a parte qualche disco veramente figo, mi pare sia From Afar, sono sempre stati la band da sagra, da festival estivo, però stiamo casinaro. stiamo sempre parlando di un finlandese, che non è... la Finlandia non è Scandinavia ed è diversa dalla Norvegia e dalla Svezia. Cioè, per me sono tipo, hai presenti i Corpiclani? Sì. Un po' più seri. Okay. Quello era la band di Yarima Empire. Sì. Però siamo sempre lì. Ma io ho questo feticismo per i musicisti virtuosi dello strumento, e lui lo è. E pensa, ti dico, ci sento dentro a volte perfino del Yngwie Malmsteen. Perché è un grande della 6 corde, e perché non si vergogna di creare queste composizioni magniloquenti, proprio è un po' tamarro, è un tamarro finnico, blaga un po', blaga alla grandissima, ma ripeto, in Loneliness, tra parentesi Winter, tira fuori un cuore così, ma proprio partenopeo,
dovete sentirlo. Cioè, Tipo napoletano. napoletano, sai quando proprio... Beh, ci sono delle canzoni napoletane straordinarie, no? Del passato, quelle tradizionali, non ste merde che ci sono ora, ok, vabbè, insomma, lascia stare. E cioè, Loneliness è una canzone strepitosa. Se forse poi magari anche ci farò se avrò il coraggio, ci farò una reaction nella riservata, diciamo, agli abbonati, perché non voglio farmi vedere proprio da tutti mentre lacrimo come un vitello. Ah sì, perché tra l'altro ho attivato gli abbonamenti, sappiatelo, qui su Broken Stories, c'è il tastino qua sotto se volete capirci qualcosa, se premete ma tutto abbonati... questo per pagare me. Sì, se premete abbonati, ve lo dico, non parte subito l'abbonamento, non vi carpisco subito i soldi, parte solo un video che vi spiega come funziona la cosa, dopodiché mi potete sfanculare agevolmente. Andiamo avanti. Ho perso un po' il filo. Lo so, ho derapato un po'. Tocca a te, che allora, cosa ci... qui ne abbiamo uno che... siamo alla fine in realtà. Sì, ma ragazzi, sono 3/4 d'ora che andiamo avanti. Dai. Allora il tempo vola quando ci si diverte. Il tempo vola. E allora io avrei un disco ancora da lettura e poi 2 parole da dire su... Vabbè, dai, un disco da lettura. Poi anch'io ne ho uno da lettura, quindi... Allora, il disco da lettura in realtà me l'ha consigliato Flavio, senza volerlo. Infatti... Stavo guardando e mi dicevo, ma ha rubato l'idea. Senza volerlo me l'ha consigliato Flavio, adesso l'avete già visto. Che cos'è? Dai. Non lo vedevo in vinile dai tempi del liceo, sappilo. Seven Son of a Seven Son, perché? Perché se gli Iron sono sempre stati i menestrelli del metal insieme a Ronnie James, senz'altro, Bruce Dickinson l'ha sempre detto, noi raccontiamo storie. Sì. Questo qui è il primo concept album degli Iron Maiden e su tematiche, lui direbbe ciarlatane, io dico crowleyane. Ma no, ma usare l'esoterismo quale spunto per la narrativa fantastica e legge. Legge. Fai dei dischi fichissimi. E ho detto, ma... Guarda che bello! Mi sa che te lo sto sporcando tutto sotto. Perché? Perché mi bagno. Troppo bello. Ok, scusate, questa è la parte vietata più che abbonamento, poi il disclaimer per i bambini. So scemo. Dai, allora, Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son. Allora, già dei menestrelli ti fanno un concept album su Crowley, cosa ti aspetti che venga fuori? Viene fuori quello che è universalmente riconosciuto come uno degli apici della loro carriera. Ma perché su Crowley? Dici che su Crowley questo fa? Certo. Ma perché? Dimostramelo. Allora, sì, Dickinson è uno che Crowley lo Bruce ne ha fatto poi un altro con Chemical Weddings. È tutto sul concetto di nozze chimiche che è di Crowley. Sì. Can I Play With Madness, il terzo pezzo, è dedicato proprio al fatto che Crowley fosse un pazzo in culo. In realtà è un riassunto che faccio io, ma insomma il senso c'è il nome quello. di Crowley qua da qualche parte? Penso che lo dicano, che è ispirato a tematiche crowleyane, ma anche tipo le clairvoyant, chiaroveggente. Esatto. E il figlio della luna, il Moonchild, è un concetto che comunque in Crowley torna. Sì. Ma poi sai cosa? Questo è un album che ha veramente un andamento quasi da musica classica. Le sonorità sono morbide, molto più morbide degli album precedenti, secondo me, perché anche il suono di chitarra è più levigato. Ma poi c'è l'elettronica. Dopo i tour enormi dell'84-85 con Powerslave e con Somewhere in Time nell'86, 2 soldini per fare un album, quello grosso, comprarsi il Bontempi anche loro, esatto, ce li avevano. Cioè Seven Son secondo me è stato anche a livello tecnico la conferma e l'esplosione del genio degli Iron Maiden, non che prima non lo fosse, ma qui hanno proprio voluto dimostrare al mondo che la band più potente di heavy metal negli ultimi 10 anni siamo noi. Sì. E poi adesso gli anni sono diventati 50 e siamo ancora lì. E questo è un album a cui io sono molto affezionato, perché andavo al liceo, quando uscì lo comprammo, lo ascoltammo e lo amammo.
E ci amammo. All'infinito. Anzi, devo dire la verità, io non lo comprai subito. Ce l'aveva un mio amico a casa e quindi ogni volta che ero a casa sua Metti gli Iron. a palla. E qui poi c'è uno dei cavalli di battaglia della loro carriera, cioè The Evil That Man Do. The Evil That Man Quella Do. lì, Mamma quella mia, lì. che meraviglia. Che quando la senti dal vivo, anche se sei andato a vedere gli Iron Maiden 10 volte, ti vengono i brividi anche in posti che non sapevi esistessero. Album intoccabile, non ce n'è una sbagliata. Anche qui loro ti raccontano una storia, ma Seven Son of a Seven Son io do per scontato che tutti lo conoscete a memoria. E quindi lo puoi mettere nel sottofondo. Diamo per scontato, infatti, che non sia un primo ascolto, perché insomma, ragazzi, dai. Tra l'altro esiste un film fantasy che si chiama Seven Son of a Seven Son. Pare sia una vaccata. Molto brutto, purtroppo molto brutto. Però Bruce non gli ha dato i diritti, immagino. No, non c'entra niente, con Jeff Bridges, che poverino è un grandissimo attore, ma lì gli hanno fornito una sceneggiatura scritta veramente in punta di culo. In punta di culo non è male. Che doveva fare? Ok ragazzi, dunque tocca di nuovo a me e poi lascerò la parola al nostro barbero del metal, del black metal in particolare, per chiudere questa... Che poi in realtà ho pochissimo da dire, però sì. Vabbè, dai. L'ultimo album che vi propongo è questo, degli Ahab, che è una band tedesca. Mm-hmm. Sì. Controllato prima. Sì, è tedesca. Napalm Records. Ma qua non gli puoi dire niente. The Boats of the Glen Carrig. Titolo complicatissimo, ispirato a un omonimo racconto, romanzo breve, di William Hope Hodgson, ok? Quello che scriveva tutte quelle storie ambientate in mare, con i demoni del mare, i fantasmi del mare, qualsiasi creatura del mare. Se tu andavi in mare in una storia di William Hope Hodgson, finivi malissimo, non tornavi indietro. Sempre e comunque. Ma il problema più grosso è che non avevi aspettato 2 ore dopo pranzo. Quello sicuramente. Ma gli Ahab hanno questa fissazione per il mare. Tutti i loro album sono di questo tipo di ambientazione, ce n'è su 20.000 leghe sotto i mari, Moby Dick naturalmente. Sono un gruppo Funeral Doom. Quindi questo è un album dalle ritmiche... Funeral Doom spiegato in 20 secondi. Vai. Una nota, 2 minuti, una nota. Sono ritmiche lentissime, asfissianti, sonorità molto grevi, un cantante che spesso richiama il growl del death. Però è tutto allungato, è tutto paludoso, vischioso, ci affondate proprio fino a oltre gli occhi, ma non in quest'album, secondo me, che è un po' meno appunto soffocante di tanti altri che ho sentito. Io faccio un po' fatica con alcuni grandi nomi del Funeral Doom, anche se lo apprezzo moltissimo. Mi piace che abbia questo respiro sia funereo ma anche molto spirituale, nel migliore dei casi. Mi piacciono per esempio molto gli Skepticism, no? Anche loro aprono un po', non chiudono soltanto. Sì. Ok, questo è un album bellissimo, con un booklet bellissimo, ispirato a quel romanzo. Io ho anche l'adesivo, guardate che figata. E vi faccio vedere che insomma, questo è praticamente... Vabbè, certo, se leggete quel romanzo con sottofondo pure questo, cioè, lì siamo orgasmo puro. Dovete poi togliervi l'acqua salata dai polmoni. Dai polmoni, vero. Quindi veramente un bel album. Questo qua sì, certo è molto cupo, angosciante eccetera, ma anche ha un sacco di sonorità più limpide. Gli Ahab tra le band Funeral Doom secondo me sono tra quelle più accessibili, ma non perché suonino in modo più semplice o meno veramente Funeral Doom, ma perché lo fanno e variano di più. Sì, hanno un senso dell'arrangiamento e della variazione sul tema che in alcune altre band... Per esempio negli Evoken non lo trovi. No, gli Evoken ti danno una mazzata qua fra capo e collo. E poi fanno in modo che tu rimanga lì. Esatto, e poi arriva un ciccione e ti si butta addosso e quel ciccione è il suono di quelle chitarre, quei ritmi davvero lapidei. Quindi sì, bello lapidei, Sì, si dice. Sì. Fighissimo. Va bene, finiamo con una risata parlando di Ahab.
E Sì? io devo prendermi il momento per una brevissima parentesi triste perché colgo l'occasione in realtà di Mhm. questa puntata per salutare uno che di black metal ci ha vissuto Faccio vedere. e ho ritirato fuori Dark Metal, il album di debutto e capolavoro dei Bethlehem tedeschi, perché da poco è mancato il bassista fondatore Jürgen Bartsch. Ed è mancato per malattia. I Bethlehem nella scena tedesca sono una delle band di culto, veramente tra dark metal che ha praticamente creato un genere e ha gettato le radici per la creazione del depressive suicidal black metal. Che io non è che ne vada matto, però riconosco che c'è un sacco di gente, magari con un tipo di sensibilità diversa, che adora quelle sonorità lì. Beh, se tutto quello esiste è perché al basso nei Bethlehem c'era Jürgen Bartsch e perché i Bethlehem hanno creato questo dark metal e poi Dictus Tenecar è il secondo album. Ok, sì. Quindi rendiamo E omaggio. quindi un omaggio era doveroso, cioè io ho colto l'occasione, sapevo di dover venire qui, ho detto mi prendo anche dark metal perché sì. Va bene, giusto. Eh, Giusto. perché comunque è un periodo in cui le nostre icone, che siano planetarie o di nicchia, stanno cadendo. Siamo un po' nel crepuscolo degli dei, come direbbe Quarton. Ricordiamo anche la perdita del Del, frontman dei Sacramentum. cioè, sta succedendo veramente come nel 2017 quando è mancato David Bowie, che poi hanno incominciato a morire tutti quanti. Mm. E sono scosso da questa cosa, quindi un piccolo omaggio ai Bethlehem, ma attraverso queste parole anche a tutti gli artisti della nostra nicchia, ma fino ad arrivare a Ozzy, Certo, ci hanno lasciati nell'ultimo periodo. Beh, io almeno un salutino volevo fargli. mi unisco a questo salutino qui da Broken Metal. Questo era quanto per oggi. Abbiamo parlato di libri e di lettura con musica in sottofondo. Queste sono le nostre scelte, le nostre proposte. Sappiate che ci abbiamo ragionato sapendo che era del tutto arbitrario, in quanto tantissimi altri ce n'erano venuti in mente e non li abbiamo portati. Io dovevo portarne 5, ne ho portati 9 sì, perché non sapevo perché decidermi. 6, ma adesso multa assoluta. Ragazzi, diteci qual è la vostra lista, se avete voglia. Se avete apprezzato questo video, sappiate che noi siamo sempre molto riconoscenti a tutti voi per commenti, commenti, like, per la vostra insomma, attenzione sempre a questa rubrica. Io ringrazio e spero di aver dato consigli anche questa volta, perché tutte le volte mi dicono ma abbiamo comprato della roba grazie a te. Io sono tipo, Tutte le volte adesso no, però no, qualcuno l'ha detto. Qualcuno l'ha detto. Sì. Io sono galvanizzato da questa cosa. Vi ricordo che tra l'altro gli album sono anche, io li vado a mettere nello shop di Broken Stories, che trovate l'indirizzo qui sotto in descrizione. Se volete comprarli da lì per darci un supporto, perché noi ci guadagniamo una piccola percentuale. Però fate voi, non importa. Che altro volevo dire? Che ti stai dimenticando il tuo saluto iconico. Oh già. Forza Satana. L'ha detto. Ciao ragazzi.